Nell'omonima tragedia di Shakespeare, Amleto afferma: «Ci son più cose in cielo e in terra, Orazio, che non sogni la tua filosofia». E se ci fossero dubbi, questo è il motivo per cui non recito. Comunque, nell'universo funziona proprio così. Non abbiamo idea di cosa sia composto il 95% del nostro universo e uno scienziato che ammette di non conoscere quasi interamente quello che sta studiando sta facendo un'ammissione molto forte, sostanzialmente sta ammettendo di essere completamente ignorante. Ed essendo io un cosmologo mi sono appena dato dell'ignorante da solo, ma di fatto è così, non sappiamo cosa siano, ma si ipotizza che nell'universo ci siano due sostanze particolari, la materia oscura e l'energia oscura. Quello che sappiamo è che la materia oscura facilita la formazione di strutture, quindi galassie e ammassi di galassie, mentre l'energia oscura, causando l'accelerazione dell'espansione dell'universo, gioca un po' un ruolo contrario, quindi diluisce le strutture. Ma non abbiamo idea di cosa siano, anche perché non emettono luce, sono invisibili. Hanno però un effetto su tutto ciò che li circonda perché interagiscono tramite la gravità. Per esempio la materia ordinaria, che compone tutto quello che possiamo vedere, compresi noi stessi, risente della gravità della materia oscura e ci cade sopra e accumulandosi può poi dare il via a tutti quei processi che infine porteranno alla formazione delle galassie. Questo significa che le galassie si formano lì dove la densità di materia oscura è maggiore. Si dice che le galassie tracciano la materia oscura e questo ci aiuta a imparare a vedere la materia oscura. È un po' come se volessimo studiare la densità di popolazione sulla Terra. Scattando foto satellitari della Terra dallo spazio potremmo pensare che le foto notturne, mostrandoci le luci delle zone abitate, ci diano un'idea di come sia distribuita la popolazione sulla Terra. Magari non in modo perfetto, ma comunque ci darà una buona indicazione. Possiamo fare la stessa cosa osservando le galassie nell'universo, in particolare andando a osservare l'intricata disposizione di galassie nell'universo, possiamo intuire quale sia l'altrettanto intricata distribuzione di materia oscura nell'universo, con i suoi aloni e i suoi filamenti, e da lì, con un po' di fortuna, possiamo addirittura cercare di intuire quale sia la natura di questa materia oscura. Per l'energia oscura il discorso è un pochettino diverso, ma allo stesso modo possiamo intuire il suo effetto dalla disposizione di galassie nell'universo. Ed è quello che vogliono fare alcune missioni spaziali, tra cui l'Europea Euclid, che partirà nei prossimi anni e che vuole cercare di far luce, scusate il gioco di parole, su materia oscura ed energia oscura. Ipotizzare che ci sia qualcosa di invisibile agli occhi è già una forte ammissione di ignoranza. Ipotizzare che questo qualcosa componga l'universo quasi nella sua interezza è molto di più, ma la scienza qui va anche oltre perché ammette di non sapere nemmeno che cosa sia questo qualcosa. Ma è lì dove la scienza ha il coraggio di dire non lo so che si aprono infinite opportunità di ricerca e scoperta, con la speranza di non continuare a brancolare nel buio.